La polenta col formaggio a colazione. Oye, muéstrame tu tierra, mami. Inizia così una nuova giornata tra i monti della Colombia. A 3000 metri anche la polenta ha il suo perché. Ok, non è polenta, ma un'arepa, piatto tipico colombiano, o sarebbe meglio dire arepita. Qui i diminutivi piacciono un sacco. Arepita, pueblito, perrito, tutto diventa più dolce e gentile, proprio come i colombiani. Oggi iniziamo la nostra discesa dai monti e per farlo decidiamo di viaggiare la notte. La notte, si sa, trasforma ogni cosa. Il buio dà vita ai sogni, ma risveglia anche i mostri nascosti sotto il letto. In questi quasi 8 anni in viaggio abbiamo spesso viaggiato la notte e l'abbiamo fatto con leggerezza, senza pensarci troppo. Ammetto invece che qui in Colombia ci abbiamo pensato un po' di più. Sarà sicuro prendere un autobus di notte, aspettare ore in stazione e arrivare all'alba? È arrivato il momento di toglierci ogni dubbio e scoprirlo. Meglio occuparsi che preoccuparsi, diceva qualcuno. E alla fine, per riprenderci, ci aspetta anche una sorpresa. Siempre será tu tierra y siempre lo recordarás. Óyelo, tierra, tierra, siempre lo recordarás. Che giornata oggi, ragazzi, in realtà che bei minuti che stiamo vivendo in questo momento, perché tra un secondo probabilmente pioverà o verranno l'intemperie, perché qua è proprio così. Un secondo si schiatta di caldo, ti bruciano le cose addosso e il secondo dopo ti devi imbacuccare tutto quanto perché il vento è congelante. Comunque vabbè, detto questo, ragazzi, allora noi siamo ancora a Monguì, ma siamo qua ancora per pochissimo, perché fra poco prendiamo e torniamo a Sogamoso, perché stanotte abbiamo un autobus. Per la prima volta ci spostiamo di notte, perché c'è un problema alla fine qua in Colombia, che comunque costa. La campana conferma il fatto che è arrivata la nuvolona a coprire tutto. Allora, perché i trasporti pubblici sono costosi in Colombia? Ci sono tantissimi motivi. Sicuramente c'è il fatto che in molti hanno la macchina, quindi sono poco utilizzati. Quindi, essendo poco utilizzati, devono coprire i costi del personale e della benzina, e quindi i prezzi sono un po' più alti. In più, sulle strade ci sono moltissimi pedaggi, ci siamo accorti, e quindi anche quello alza ulteriormente il prezzo. Terza cosa, gli autobus sono di lusso, cioè sono degli autobus pazzeschi, con le TV, ti puoi sdraiare, c'è il wifi, cioè delle robe a cui noi non è che siamo proprio tanto abituati, quindi i prezzi ovviamente sono più alti. Non ce lo saremmo mai aspettati dalla Colombia, in effetti, perché pensavamo che fosse un paese in realtà tutto diciamo vissuto con i mezzi pubblici, anche le persone pensavamo che si spostassero più con i mezzi pubblici, e invece non è così. Per questo motivo, quindi per abbattere un po' i costi del viaggio, abbiamo deciso stanotte di prendere un autobus notturno. In realtà è un notturno per modo di dire, perché sono 6 ore di viaggio, quindi sarà una di quelle nottate in cui si dorme metà in una stazione degli autobus, metà sull'autobus, e andrà così. Quindi in questo modo almeno risparmiamo una notte, perché per farvi capire più o meno i prezzi, per un viaggio di 6 ore, sono 150 km, quindi sono anche pochi, si spendono 63.000 a persona, che sono quindi 12 euro a testa. Poi ci sono loro comunque che ti fanno dimenticare tutto. Mamma mia, quanto sono belli questi cagnolini. Ma sono proprio delle patate. I nostri amichetti, questi giorni ci fanno sempre la festa la mattina quando arriviamo qua. Tutte le mattine. Faremo un po' di spuntini oggi aspettando l'autobus. Questa è la nostra prima empanada colombiana, una specie di calzone, qua tutto revuelto, tutto fritto, tutto unto. E adesso cosa va? Attacco? Vai, tipo... a zanna. Eccolo là. Sempre morsi piccoli. Allora, è ripieno di riso, verdure, e in questo caso pollo. Si può fare anche con altro tipo di carne, comunque le uova anche. È buono? Ti piace? È tipo un arancino al contrario. Non è proprio un calzone, è proprio un arancino, sembra. C'è tutto il riso dentro ed è fritto. Ti piace? Ecco, nuova dipendenza. La signora ha portato anche questa salsita che sembra piena zeppa di aglio, probabilmente piccante, e allora buttiamogliela dentro. Se l'ha portata c'è un motivo, no? La nostra guardia del corpo pulciosa ci sta accompagnando indietro. Dai che le tiri via.
Lui ci sta portando in giro da tutto, in tutti questi giorni è sempre stato con noi, ci ha portato su e giù dal nostro appartamento, diciamo, fino al centro e viceversa. Quindi è sempre con noi. Adesso no, sicuramente ci raggiunge. Sì, poi arriva, si ferma, poi torna, poi noi adesso stiamo andando a prendere gli zaini perché lasciamo ufficialmente Monghì. Ah, eccolo che arriva. Infatti. Questo è il verdissimo campo da calcio ufficiale di Monghì, ci sono anche gli spalti da questo lato. Tutto bene tranne una piccola cosa, che se li tiri fuori la palla è persa per sempre. Arrivato! Ciao pequeñito! Ciao! Bello! Grazie! Ciao pequeñito! Ragazzi, allora in sottofondo c'è Gigi D'Agostino su quest'autobus. Non possiamo farlo sentire, purtroppo ci sto parlando sovrapposto, se no ci blocca il video YouTube, però sappiate che c'è Gigi D'Agostino. 65. Però sul sito del Concorde è 63. Allora lasciamo lo zainone qui all'ufficio degli autobus. Abbiamo comprato l'autobus, 65.000 costa, quindi leggermente di più di quello che c'è online, però vabbè, abbiamo tutto il pomeriggio, adesso possiamo girare tranquilli senza peso fino alle 10:30 l'autobus. Sì, abbiamo mezza giornata in pratica perché è lunga ancora. Abbiamo lasciato la stazione degli autobus, ragazzi, siamo finiti nel paradiso della frutta e della verdura, va che roba! Guardate quanto è grande questo posto e quanta frutta c'è! Hai visto le zucche? Allora, qua c'è la guayabana intanto, guardate questo frutto stranissimo, tutte le volte che lo vediamo è sempre strano, tutto appuntito fuori. E poi dentro è così bianco, un po' molliccio, con dei semi enormi. Dove sono le zucche? Madonna! Qua c'è la yucca, che è un tubero che usano tantissimo qua, sì. Questa bella bianca dentro. Fanno un sacco, fanno il pan de yuca anche. E lì abbiamo la zuccona, ragazzi. Allora, so che in Italia siamo abituati a usare sempre i guanti, ma qui i guanti non si utilizzano. Si va tranquillamente e si può toccare la frutta. E questo è la zucca. Non oso immaginare il peso di queste zucche. Cioè, è incredibile. Cioè, in pratica ti ci puoi nascondere dentro. Cioè ci stai dentro quasi. Questa invece è la papaiuela, quella che abbiamo provato nell'aromatica e non sapevamo che esistesse, invece eccola qua, questa è la sua forma, si taglia a pezzettini, è dolcissima, sa quasi di mela, molto dolce. Questa è la zucchina, però zucchina gialla, no? C'è anche quella verde normale come la conosciamo noi. Sì, ma che dimensioni hanno? Ma sono delle robe giganti, cioè puoi quasi accudirla. Questa invece è la maracuja. Cioè, non credo di averne mai vista una così enorme. Tra l'altro nel sottofondo c'è la radio a tutto altissima. Stiamo comprando un po' di mele, un po' di pesche perché hanno un profumo che è incredibile. Abbiamo chiesto alla ragazza che lavora qui se potevamo lavarle, ci ha indicato il bagno, quindi Paolo adesso le sta lavando e poi ce le mettiamo nel sacchetto e le portiamo alla cassa. Comunque ragazzi, ci sono dei frutti qua che sono una cosa mai sentita, tipo questo è il zapote, eccolo qua. Mi ricordo quello messicano che era però con una forma diversa, il zapote. Qua invece abbiamo la guayaba pera con questa forma, che è una guayaba a forma di pera, stranissima. Che profumi, ma ragazzi, c'è un profumo nell'aria. Ma anche queste pesche che ho appena lavato, non vedo l'ora di assaggiarle. Tutti i prezzi sono alla libra, quindi bisogna fare per due per ottenere più o meno il prezzo al chilo. Nonostante alcune verdure avessero delle dimensioni importanti, noi abbiamo preso tutte cose mini, cioè le mini mele, eccole qua, minuscole, e anche delle mini banane. Come sono le mini mele? È dura? È dolce? È buono. Sì, è miniatura in pratica, un pasticcino di mela. Vedi che le dimensioni non contano? Vedi? Quanto è buona? Signore, si sta offrendo le sue empanadas, ¿sí? Empanadas caseras, ¿sí? Empanadas caseras, casera. Lo ha dicho. Ok, gracias, dos. Ah, mírala. Dos de pollo. Gracias. Son mixtas. Ah, ok. Va bene. Ok. Gracias. Simpatico, il signore ci ha raccontato la storia della sua vita in 3 secondi. Non abbiamo potuto fare altro. Sembrano dei mini sofficini questi, anche questi con il riso dentro, proprio come oggi. Oggi diventeremo delle empanadas. È il giorno delle empanadas oggi. Dopo Bogotà, Sogamoso è la prima cittadina, diciamo, normale, una città industriale normalissima, con una piazza centrale che è questa, la chiesa da questo lato che comunque fa la sua porca figura, gli uccelli che volano, piccioni dappertutto, le palme,
E niente, sicuramente non è la cittadina più bella. Ecco come girano. Non è la cittadina più bella della Colombia, però vabbè, passeremo qua qualche ora. Oggi è venerdì pomeriggio, quindi ci sono tutti i venditori ambulanti. Ad esempio c'è il signore che vende il caffè e anche le sigarette. Là avanti si vendono i dolci, si affittano le macchinette per girare sulla piazza per tutti i bambini che qua girano con le loro macchinette elettriche. Tra un caffè e l'altro, ragazzi, siamo nei dintorni della stazione degli autobus, quindi ancora mancano un paio d'ore, anzi forse di più, 2 ore e mezza per la partenza. E fa buio molto presto, verso le 6 è già buio pesto così. Qua ci sono tutti i taxi, la zona sembra comunque anche abbastanza tranquilla, solo che adesso insomma dobbiamo ancora aspettare un paio d'ore. Mi sa che ci infiliamo un'altra volta in un caffèsito. Questa è la stazione semideserta, qua ci sono i bagni che sono a pagamento. Da questo lato si vede un cagnolino che sta dormendo là in fondo, guarda che carino che è lui. Sulle sedie là in fondo. Sulle sedioline. Da questo lato invece vedete è abbastanza deserta, ecco, molto tranquilla la situazione. Altri 2 cagnolini che se la dormono per terra da quel lato. E niente ragazzi, che dire, tutto va bene. Questa è una stazione colombiana la sera. L'autobus sembrerebbe in ritardo, anche là ha avuto un calo. Mezzanotte passata, sta piovendo di brutto, ma è arrivato finalmente. ¿Estamos cierto? Sì, San Gil. E siamo sull'autobus. Siamo partiti, altro autobus di lusso, quasi pieno, e ci si può sdraiare, non si vedrà assolutamente nulla, ma noi siamo qui e quasi sdraiati. Mentre l'autobus va e l'aria condizionata mi ha già fatto congelare le mani, ecco dove stiamo andando. Da Sogamoso stiamo andando in direzione nord verso la città di San Gil. L'itinerario che abbiamo deciso di percorrere in Colombia è partito da Bogotà e ci porterà a percorrere il paese prima salendo verso nord, passando vicino al confine con il Venezuela, per poi riscendere verso sud. Ora provo a dormire che se no domani è un disastro. Arrivati. Siamo arrivati finalmente a San Gil, ragazzi, sono le 6 di mattina, bellina questa stazione, devo dire più classica, con le signore che urlano, i signori che urlano le destinazioni. Adesso noi abbiamo 3 km per arrivare in centro, a questo punto ce li facciamo perché tanto è presto, siamo freschi, anche se non è che abbiamo dormito proprio tantissimo. Delle roselline proprio. Magari ci fermiamo a prendere un caffè sulla strada. Com'è andata, dai? Ma pensavo peggio, sinceramente, sono Dai. riuscita a dormire un po' a pezzi. Poi a un certo punto l'autista si è sentito, non so, Alonso, e ha iniziato ad andare come un folle. Sì, veramente. Cioè, oddio, era una roba velocissima, andava. Infatti abbiamo recuperato sul ritardo, alla fine siamo arrivati quasi puntuali con l'orario che dovevamo arrivare. Ammazza, ma è un corvo, cos'è? No, è enorme. È un animale, guarda le facce. È particolare. Non ti facciamo niente, stai tranquillo. Accoglienza molto divina con questi cartelli, è già il quarto che vediamo. Comunque questa è la vista dal ponte, che è proprio l'ingresso nella città. È bello questo fiume selvatico. Il bello di arrivare la mattina è che c'è tutto il mercato super attivo. Attenzione, facciamo passare la signora, ci sono le macchine, c'è un po' di traffico. Un sacco di vita stamattina, nonostante l'ora prestea. Stamattina mi sto inventando le parole. Stiamo andando a lasciare gli zaini, ragazzi. Quando abbiamo girato l'angolo e Angela ha visto la salita. Non è legale questa cosa. No, non è legale. Vieni a fare le scale. Ci sono le scale, sì.
Foto di gruppo in questo momento, stamattina, sono le signore, credo, del Dipartimento della Salute. La nottata comincia a farsi sentire, quindi caffè con la panela. Guarda come esce la panela. Abbiamo preso poi bognuelos, che è questo qua, questa palla Perfettamente tonda. e chiaramente la arepa, che ci vuole sempre. Allora ragazzi, la questione è la pericolosità in Colombia. In effetti anche noi diciamo che ci avevamo pensato un po' prima di prendere un mezzo notturno in Colombia. In realtà tutto veramente tranquillo. Si sente un pochino in qualche quartiere, in qualche parte delle città soprattutto, perché nei paesini è pressoché inesistente. Però percepisci che c'è qualcosa che non va e magari cambi strada. Tutto qua, questo soprattutto nelle città grandi. Questa è la sensazione che abbiamo al momento in Colombia. E peggio comunque a Bogotà. Chiaramente a Bogotà avevamo avuto invece impressioni un pochino più trugne. Vi dico la verità ragazzi, uno può aver fatto 3, 4, 5 colazioni, ma quando continui a camminare, a guardarti attorno, ti viene voglia di continuare a oltranza, di proprio vorresti quasi avere 2 stomaci, anche d'accordo, vero? Sono d'accordo, perché ho visto quella frutta vero? ricoperta di formaggio. Eppure siamo pieni. Sì, e ricominceremmo. Ricomincerei subito proprio. Da quasi 3000 metri siamo scesi a 1100 metri ragazzi, 2000 metri di differenza effettivamente si sentono molto chiaramente. Intanto anche ovviamente ha il raffreddore, con queste temperature che cambiano repentinamente. Infatti come vedete siamo entrambi con la manichetta, perché oggi si arriva a 30 gradi. Salù. È andato. Questa è la piazza centrale, ragazzi, di San Gil. In pratica c'è un parco in mezzo alla piazza e sui lati tutti i vari edifici. Lì dietro con le piante, ad esempio, c'è la chiesa principale, adesso è nascosta perché siamo qua in mezzo e sono tutti qua seduti sulle panchine a prendersi l'ombra. Stranamente la chiesa non è in mezzo alla piazza, ma è sul lato. Un angolo infatti della piazza è dedicato proprio a questa chiesa. Adesso per la gioia di Paolo entriamo a fare un giro. Abbiamo fatto il check-in e la situazione attuale è questa. Paolo buttato, questa è la nostra stanza, che è una stanza gigantesca, ma è tutta per noi, abbiamo non so 10 letti qua, useremo soltanto questo e qua in fondo abbiamo persino il bagno privato. Stiamo qua qualche giorno perché ci piace proprio questa struttura, anche perché oggi è così, andrà così. Anche il paesino è bello, e anche sì, quello che c'è attorno. Ciao bella. Buongiorno. Dopo aver fatto una dormita profondissima ci siamo ripresi, siamo di nuovo qui, sappiamo dove siamo adesso e stiamo per prendere un minibus. Stavolta non siamo andati al terminal, che è a 3 km dal centro, ma al terminalito, che invece è praticamente in città, quindi ce ne sono 2. È quello per i bus più piccoli, per le distanze più brevi. Paolo è lì adesso, sta comprando il biglietto, questa è la coda stamattina. Ecco il nostro autobus di oggi, è questo pulmino versione XL. Ieri non ero me stesso ragazzi, avevamo bisogno di 15 ore di sonno, ci siamo arrivati vicini, adesso comunque sono soltanto 40 minuti e siamo arrivati al paesino vicino, perché c'è una camminata famosissima, imperdibile in Colombia, è su ogni guida, è dappertutto, quindi è tipo una tappa obbligata qua in Colombia. Questo paesino si chiama Barichara, è da qui che comincia il Camino Real e adesso noi partiamo subito, sono le 10 di mattina, alla fine si sono fatte, quindi dobbiamo andare, dobbiamo pedalare, però di fronte a noi c'è questa scena splendida, oh mio Dio, l'ape colombiana, il viaggino colombiano e anche l'autobus alla colombiana. La cucaracha, ya no quiere
Camino Real è un percorso che attraversa tutta la Colombia e in passato era utilizzato per trasportare tutte le merci ma anche le persone attraverso tutto il paese. Adesso sono rimasti ancora alcuni tratti che sono percorribili a piedi. Questo è uno dei tratti più emblematici proprio del Camino Real e si va da Barichara a Guané. Sono questi due puebliti che sono collegati appunto da questo sentiero. Mira qua che vista. Guardate la vista qua, siamo solo all'inizio e qua si vede proprio tutta la vallata attorno e le montagne. Qua ci sono le formichine che trasportano delle enormi foglie gialle. Guardate, questa qua è proprio la più grossa di tutte, però alcune portano anche quelle più piccoline. Questa è la vegetazione che è abbastanza strana, semi-arida, quindi ci sono sia i cactus che tutto il verde. Ci sono delle piante che sono queste qua. Queste sono assurde, mai viste in vita mia. Bisogna stare attenti perché ci sono dei mini cactus qua che potrebbero pungere, quindi attenzione anche lì. Guardate, queste qua sono stranissime. Ci sono questi fiori rossi che sembrano anche quelli dei mini cactus, però che crescono sull'albero. Albero che tra l'altro, no, questo è diverso, ha diversi spuntoni. Ah, ok, ragazzi, si chiama Tillandsia fasciculata, una pianta che cresce in Sud America, Centro America, in Messico, ma anche in altre parti del mondo. Ciao Paolo! Tutto bene? Tutto bene? Ah, meno male, meno male. Ciao mamma, tutto bene? Visto che ci siamo dimenticati la crema solare, abbiamo fatto un cambio di look. Io mi sono messo questo, così mi copre anche il collo. E Angela invece è passata al cappellino con questa tenda. Con la sciarpa, non è una tenda. Perfetto, guarda. Si è messa Il una sole tenda. non mi colpisce così. Siamo circa a metà adesso di questi 6 km di camminata. Allora, è piuttosto piatta come camminata, c'è un po' di saliscendi ogni tanto. La prima parte è la peggiore di tutte perché c'è proprio la discesa dritta e adesso la terra è diventata anche rossa, i sassi sono rossi perché siamo sempre più vicini al canyon. Le gusta questo cammino di fede, suor Angela? Dai. Ci siamo ragazzi, ci siamo! Questo qua è il paesino di Guané, guarda che figo! Quella è la piazza storica del paese. Ci abbiamo messo, vediamo un po', per 6 km, un paio d'ore. Con calma. Con calma. Reintegriamo ragazzi con una bella costegna. Fruttata, buona. Questa invece è la bibita colombiana per antonomasia. Si chiama proprio la colombiana. La nuestra scrivono proprio. Com'è Angela? Primo assaggio della colombiana. Questa è la cola del luogo. Non sa di Coca-Cola, Ah, sa di chewing gum. tipo, sì, Ecco. buona, mi piace un sacco questa roba così molto chimica, devo dire. Anche qua cagnoloni super coccolosi appena arriviamo. Siamo dentro la chiesa principale del paesino che si trova proprio nella piazza. È realizzata tutta con queste pietre rosate che sono le stesse che abbiamo visto sul cammino per arrivare fino a qui, quindi pietra locale, e i soffitti hanno sempre queste travi enormi e la calce bianca, quindi c'è il contrasto tra il legno scuro e la calce. È esattamente così anche il soffitto della stanza dove stiamo noi. La signora fa i gelati fatti in casa. I cagnolini ci danno il benvenuto. Buenas. Dos gelados. ¿Tienes esto? Uno de guanábana. Maracuya. Maracuyá. Ecco, dal palito. Muchas gracias. Ya no, Gracias. pues, mira, acá hay servilleti. Che bontà, che ricco. Che ricco, ci sono tutti i pezzi dentro, buonissimo.
questa macchinetta antica, ragazzi, è una frase bellissima. Viejito però responsabile, cioè vecchietto però responsabile. Che tenerezza sta frase. Ma non ti brucia il sedere a stare seduto qua? Qua bruciano le chiappe, scottano di brutto perché... Sì, perché qua c'è stato il sole tutto il giorno. Siamo tornati a Barichara, piazzetta principale, chiesa principale da questo lato. E Barichara vuol dire letteralmente il luogo del riposo, che oggi ci sta perfettamente dopo la camminata. E poi Angela voleva dire una cosa. Sì, allora siamo seduti adesso su questa roccia, che è una roccia gialla, chiamata così, questi toni molto caldi, e tutto il paesino nasce proprio dietro una leggenda legata a una roccia. Infatti, secondo la leggenda, un pastore del luogo vide apparire l'immagine della Madonna su una roccia e decise quindi di far costruire una chiesa proprio qui. In realtà il prete dell'epoca non ci credeva a questa apparizione, però la chiesa venne costruita comunque, e tutta la chiesa che c'è alle mie spalle è costruita partendo da delle colonne monolitiche che sono state poi intagliate una a una. In questa parte della chiesa si può vedere proprio la Nuestra Signora della Piedra. E la pietra è incastonata proprio qui in mezzo. In realtà quella lì è una replica, perché quella originale è andata distrutta, quindi l'hanno rifatta, e quello che si vede sulla pietra, che là è molto piccola, quindi da qua non si vedrebbe nulla, l'hanno rifatto qua in grande, così si riesce a capire l'immagine. Comunque, a proposito di chiappe calde, prima passando abbiamo visto questa scritta un po' body shaming, devo dire la verità, verso le povere formiche, quindi dovrebbero comunque darsi una regolata. Hormigas culonas, cioè le formiche di dietro bello si capisce, grosso. culonas, è chiaro, no? È chiaro. E abbiamo detto che cosa sono ste robe. Siamo andati a vedere all'interno del negozietto, ci ha fatto vedere tutti questi prodotti che fanno qui. 500, 6.000 o 75. Ah, addirittura dentro la bottiglia. Ok, grazie. E ci sono queste formiche molto grosse, con il dietro veramente grosso. Sono cicciottissime, Cicciottose? sono carine, devo dire, belle cicciottose. Ma quale mangiano? Tondose. Come noccioline? Come snack, sì. Mi hanno chiesto che sapore ha, sa di noccioline, ci ha detto, molto salate. Quindi saranno fritte e salate, e si sa che fritto è buono tutto. Quindi noi evitiamo. Comunque ragazzi, ecco, per dovere di cronaca ci sono le hormigas culonas. Siamo tornati a San Hill e questa è la città la domenica pomeriggio. Ci fa stranissimo perché è tipo abbandonata, è tutto chiuso, tutte le attività sono chiuse perché evidentemente qui si lavora solo la domenica mattina e ci fa molto strano. Comunque stiamo tornando al nostro posto, al nostro ostello, e c'è anche una sorpresa. Anche tu ti fai accarezzare, ma sono tutti carini questo ostello. Anche tu, sì. Ebbene sì ragazzi, c'è addirittura la piscina. Che goduria! Piscina con tanto di caprette e anche cane che corre attorno alla piscina. Laila così gira attorno alla piscina, si diverte così a fare tutto il giro. Quindi ragazzi, noi da questa bellezza fantastica che ci voleva veramente oggi, non so come dirlo, proprio la ciliegina sulla torta. Ragazzi, vi salutiamo da qui, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para ir.